disordini temporomandibolari e postura corporea. C'è davvero una correlazione? Cominciamo un nuovo argomento, il rapporto tra disordini temporomandibolari e postura corporea. Questo è il primo di una serie di 2 video dedicati a questo tema. In questo primo video specifichiamo che cosa sono i disordini temporomandibolari, che cosa si intende per postura corporea ed esaminiamo la letteratura scientifica sull'argomento per cercare di capire se questa correlazione esiste davvero. Nel prossimo video commenteremo i risultati e cercheremo di trarre le conclusioni. Per affrontare questo argomento siamo costretti ad andare a rivedere alcune parti di video già pubblicati in precedenza. No, dicevo andare a rivedere in senso figurato, non andiamo da nessuna parte. Però ci sono alcune parti importanti che abbiamo già descritto in altri video precedenti che non ripetiamo adesso. Vi dirò dove ne abbiamo parlato e voi potete andare a vederle. Ma dove? Non andiamo in nessun posto. Vabbè, vieni. Cominciamo con il capire che cosa si intende con il termine disordini temporomandibolari. Sono le patologie che riguardano le articolazioni della mandibola e i muscoli masticatori. Non ne riparliamo in questo video perché abbiamo già affrontato l'argomento varie volte. Se volete approfondire l'argomento, potete guardare i video contenuti in questa playlist. Le dislocazioni del disco articolare, la sublussazione e la lussazione dell'articolazione temporomandibolare, l'osteoartrite e l'osteoartrosi, il dolore muscolare, i disordini temporomandibolari in generale, il rapporto tra i disordini temporomandibolari e l'occlusione dentale. Dobbiamo poi capire cosa si intende per postura corporea, quali sono i vari fattori che possono influenzarla, le connessioni anatomiche e fisiologiche tra la mandibola e il resto del corpo che possono suggerire una possibile correlazione e i vari metodi utilizzati per valutare e misurare la postura corporea. Anche questo argomento l'abbiamo già trattato in un video precedente e quindi non lo ripeteremo adesso. Il video è questo qui. Sti cazzi. Beh no, è importante. Entriamo quindi subito nel vivo dell'argomento esaminando alcuni studi scientifici che paragonano persone che soffrono di disordini temporomandibolari con persone che non soffrono di queste patologie per notare eventuali differenze nella postura corporea. Ecco io. Vi cito uno studio pubblicato da Lee nel 1995, dove 2 gruppi di 33 persone, in maggioranza donne, il primo con soggetti che soffrivano di disordini temporomandibolari, soprattutto dolore muscolare, e il secondo con soggetti senza sintomi, sono stati paragonati per vedere se ci fossero differenze nella postura della testa e del collo. Alle pazienti veniva fatta una fotografia e venivano poi disegnate 3 linee, una che andava dall'occhio all'orecchio, una che andava dall'orecchio alla settima vertebra cervicale e una era la linea orizzontale di riferimento. Venivano poi misurati questi 2 angoli, che rappresentano l'estensione della testa rispetto al collo e l'inclinazione del collo. I risultati mostrano un valore minore del secondo angolo nei pazienti con disordini temporomandibolari, suggerendo una maggiore inclinazione del collo e quindi una posizione più avanzata della testa in queste persone. In un secondo studio, pubblicato da Visker nel 2002, pazienti con e senza disordini temporomandibolari sono stati esaminati sia con delle fotografie sia con delle radiografie del collo per valutare la loro postura. Nelle fotografie veniva disegnata una linea che partiva dall'orecchio e arrivava in basso fino alla settima vertebra cervicale e la linea orizzontale di riferimento.
L'angolo formato da queste due linee veniva misurato per valutare l'inclinazione del collo. Nelle radiografie veniva disegnata una linea calcolata matematicamente come la linea che passava più vicina al centro di ogni vertebra. L'angolo formato da questa linea con la linea orizzontale di riferimento veniva misurato per valutare l'inclinazione della colonna cervicale. In questo caso non è stata notata alcuna differenza tra i soggetti che soffrivano di disordini temporomandibolari e i soggetti asintomatici, sia nei valori misurati nelle fotografie, sia nei valori misurati nelle radiografie. Hanno provato a separare i pazienti che soffrivano di disordini temporomandibolari dividendoli in 3 gruppi. Un gruppo con sintomatologia prevalentemente articolare, un gruppo con sintomatologia prevalentemente muscolare e un gruppo con sintomatologia mista articolare e muscolare, ma i risultati non sono cambiati. Minchia boh. Ovviamente questi sono solo 2 esempi, molti altri studi sono stati pubblicati sull'argomento. Non vi voglio annoiare facendo un lungo elenco, ma vi faccio vedere in una tabella vari studi che sono stati presi in esame in una review, cioè un articolo scientifico che mette a confronto vari studi precedenti sull'argomento, pubblicata da Olivo nel 2006. Come vedete, sono stati inclusi 13 studi che indagavano sulla correlazione tra disordini temporomandibolari e la postura corporea. Ho evidenziato in verde gli articoli in cui è stata evidenziata un'associazione tra le 2 variabili, mentre ho evidenziato in rosso gli articoli in cui non si è notata alcuna differenza nella postura corporea tra i pazienti con disordini temporomandibolari e i soggetti asintomatici. Per quanto ci siano alcuni studi dove i pazienti con disordini temporomandibolari mostrano maggiori alterazioni della postura corporea, ci sono alcuni studi dove questa differenza non viene evidenziata. Vi mostro una seconda review pubblicata più di recente, nel 2014, da Chavez. Ovviamente include alcuni articoli più recenti che non erano presenti nella review precedente. In questo articolo sono stati inclusi 20 studi sull'argomento, pubblicati dal 1987 al 2011. Anche qui ho evidenziato in verde gli articoli in cui è stata evidenziata un'associazione tra disordini temporomandibolari e la postura corporea, mentre ho evidenziato in rosso gli articoli in cui non si è notata alcuna associazione. I risultati non sono diversi. In alcuni studi i pazienti con disordini temporomandibolari mostrano maggiori alterazioni della postura corporea, mentre in altri studi questa differenza non viene evidenziata. Questi esempi vi fanno capire che i risultati che si trovano nella letteratura scientifica non sono concordi. Ci troviamo nella stessa situazione che abbiamo visto parlando della correlazione tra la postura corporea e l'occlusione dentale. Se diamo un'occhiata ad alcune review, da quella di Olivo, Manfredini, Rocha, Chavez, troviamo conferma di questo. Alcuni studi evidenziano maggiori difetti di postura nei pazienti affetti da disordini temporomandibolari, mentre altri studi non trovano alcuna differenza. Non ho capito un cazzo! Dai, non è difficile. Ma perché gli studi danno risultati diversi? Se questa correlazione c'è, perché non la vediamo sempre? E se non c'è, perché qualche volta la vediamo? Mi spiace lasciarvi senza una risposta, ma parliamo di questo nel prossimo video. Mi raccomando, non mancate! Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento e che ho utilizzato per prepararlo. Per qualunque altra cosa potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Adesso il mio carissimo amico vi reciterà un pezzo teatrale tratto da uno spettacolo di Giorgio Gaber del 96, dove parla della democrazia. Vado? Come sto? Benissimo, vai tranquillo, sei una favola. Sul vocabolario ci
c'è scritto che la parola democrazia deriva dal greco. Significa potere al popolo. L'espressione è suggestiva e poetica. Ma in che senso potere al popolo? E come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Si sa però che dal 45, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha finalmente acquistato il diritto al voto. È nata così la democrazia rappresentativa, nella quale tu deleghi un partito che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato che tu non sai chi è, che deleghi a rappresentarti per i prossimi 5 anni. E se lo incontri ti dice: lei non sa chi sono io. Giustamente. Bravo! Bravo! Fantastico! Ciao a tutti, alla prossima!